Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Addicted to Games. Oggi trattiamo i survival, un genere che sta spopolando negli ultimi anni, specialmente i survival multiplayer, che saranno quelli che tratteremo oggi. Vedremo alcuni survival già usciti ed altri in uscita, con dei video correlati. Molti sono presi dal nostro canale, mentre quelli di Days sono presi da un canale amico che trovate qui sotto in descrizione. Ovviamente queste saranno delle mie personali opinioni, voi non mancate di scrivere le vostre e magari ditemi anche a cosa state giocando al momento. Quindi ragazzi, iniziamo. Iniziamo con Rust, un survival indie dei creatori di Garry's Mod, uscito su Steam l'11 dicembre 2013 e che si è subito affermato come uno dei giochi più scaricati della piattaforma. Questo grazie alla sua struttura molto aperta e libera. Il gioco però ha subito una drastica diminuzione degli update già dopo pochi mesi dalla release. Questo perché, secondo gli sviluppatori, il suo grande successo li ha costretti a rivedere l'intero progetto e renderlo più vasto ed appetibile. Per far questo hanno dovuto ricominciare l'intera programmazione da zero ed attualmente Rust è un cantiere aperto e permette di giocare sia la versione classica, non più aggiornata, e a quella nuova, aggiornata settimanalmente ma non ancora definibile un gioco vero e proprio. Continuiamo con Nefer, un survival che propone un'ambientazione diversa dagli altri esponenti del genere ed una struttura di gioco più lineare e meno aperta, come se fosse un theme park. Rilasciato su Steam, anche questo da circa un anno, ed uscito dall'accesso anticipato solo di recente, a giugno. Gli update escono una volta al mese e sono abbastanza grandi, ma il vero problema di questo gioco è che si è perso per strada. Sembra quasi che stiano implementando tutto quello che viene loro in testa, senza dare troppo filo logico al gioco stesso. Nefer è perfettamente giocabile e può divertire, intendiamoci, ma manca di una sua identità, a mio parere. Vedremo in futuro. Passiamo a Days, il survival multiplayer che per primo ha saputo valorizzare il genere. Uscito inizialmente come mod del simulatore di guerra Arma 2 verso la fine del 2012, proponeva un'esperienza di sopravvivenza veramente immersiva, in una mappa di gioco molto vasta, forse un po' troppo. Lo sviluppo della mod si è interrotto con l'uscita della versione a sé stante su Steam verso il fine del 2013, gioco che da allora è sempre rimasto in vetta alle classifiche di vendita della piattaforma, ma questa nuova versione è stata rilasciata con molte mancanze, bug e scarsa ottimizzazione. Una pre-alpha sostanzialmente, ma il successo non è mancato. Ad oggi persistono gravi problemi, come ad esempio gli zombie che attraversano case attraverso i muri o le porte chiuse, ma è innegabile che il team di sviluppo ci sta lavorando ed escono sempre nuovi aggiornamenti. Passiamo ora ad Unturned, un titolo free to play disponibile su Steam da poco, esattamente dallo scorso 7 luglio. Sviluppato da un ragazzino, si è rapidamente affermato grazie alla sua qualità e, difficile da credere, alla sua completezza. Unturned, infatti, è uno dei survival che, ad oggi, ha il maggior numero di contenuti già implementati e funzionanti. Se volete provarlo, è free to play, senza alcun tipo di item shop invadente. Passate sopra a una realizzazione grafica non certo al passo con i tempi e vi ritroverete con un gioco inaspettatamente profondo. Ed ora The Stomping Land, un survival a base di dinosauri rilasciato su Steam a fine giugno e rimosso di recente, come mostrato in un mio recente video. Nonostante il gioco proponesse delle meccaniche originali, il team di sviluppo sembra essersi dileguato con i soldi, risultando irraggiungibile persino lo staff di Steam. Vedremo come finirà questa storia, al momento non è più possibile acquistarlo. Concludiamo infine con un titolo in uscita, ovvero H1Z1, l'unico survival di quelli che vi ho proposto a non essere indie, ma è sviluppato dalla SUE, ovvero la divisione online della Sony. Dovrebbe essere rilasciato in accesso anticipato entro pochi mesi e proporrà un modello di gioco free to play, cosa che ha sollevato non pochi dubbi, vista anche la gestione che la SUE ha riservato ai suoi titoli free to play. Vedremo.
Questo è tutto ragazzi, io aspetto le vostre opinioni, magari ditemi anche a cosa state giocando ultimamente di survival. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e magari condividetelo ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!